Allora ragazzi, fatta benzina, il distributore, reduci da una momentanea caduta, una scivolata sul ghiaccio. Purtroppo scivolati sul ghiaccio, succede, che cosa bisogna fare? I danni non sono stati tanti, poi vi faremo vedere. Adesso completiamo il giro, direzione est, ma non est Europa, est piemontese, est alessandrino. Andiamo, si parte. La moto comunque non ha subito danni, però avevamo la telecamera che poi vi farò vedere sull'asta e purtroppo l'asta si è staccata. Va bene, partiamo ragazzi. Purtroppo ragazzi non abbiamo avuto la possibilità né di filmare perché eravamo appena partiti e come vi ho fatto vedere, come vedrete adesso l'ora, però vedete il tetto, questo tetto qua è completamente gelato, la temperatura adesso si è alzata a 8 gradi, però nelle parti in ombra siamo ancora sotto zero. Il punto dove siamo scivolati e caduti era appunto sotto zero. Purtroppo, vabbè, succede, non abbiamo fatto danni, un po' la botta, ma niente di che. Niente, proseguiamo. Qui la strada non ve la faccio vedere perché è abbastanza noiosa, anche se è un panorama un po' gelaticcio. Noi ci siamo abbigliati con calze riscaldate. Se non avete ancora visto il video delle calze riscaldate, comunque ve lo metto qui sopra nelle schede, andate a vedervelo. E comunque abbigliamento invernale, sia io che Graziella, perché dietro c'è Graziella e lo potete vedere ecco, se avete visto la manina. Proseguiamo. Abbasso la visiera perché l'arietta è frizzantina. Ok, benissimo. E inseriamo anche il parasole. Ok, benissimo. Non vedete il navigatore perché il navigatore nell'urto si è staccato e ha storto praticamente un pochino la staffa, però niente di preoccupante, tutto rimediabile senza alcun problema. Oggi non faremo tantissima strada e di conseguenza i pezzi più, diciamo così, meno interessanti li saltiamo. Mi si è anche storto l'asta della telecamera del casco e voi direte: ma che cacchio avete fatto? No, diciamo che eravamo quasi fermi, ma come sapete ragazzi sono proprio le cadute più stupide, quando si è fermi quasi. Benissimo, ok. Comunque, direzione Volpedo. Volpedo noi è un paesino a una quarantina di chilometri, interessante perché è stato comunque presidio militare, si parla degli anni 800, anche prima, è un borgo risalente all'anno precedente al 1000, cioè praticamente negli anni, le prime notizie si hanno nel 996-990 con appunto le prime notizie, e poi è stato successi diversi proprietari, ceduto a diversi diciamo nobili e diciamo dell'epoca, e anche ecclesiastici, i quali hanno fatto qualche modifica, qualche miglioria fino ai giorni nostri, dove è rimasto così come lo vedremo. Noi lo conosciamo soprattutto come paese natale di un artista quasi contemporaneo, perché ci ha lasciato nei primi del Novecento,
del 1900 si parla, è il Giuseppe Pelizza da Volpedo. Le sue opere non sono famosissime, però è abbastanza conosciuto dalle nostre parti, spero che lo conosciate anche voi. E niente, proseguiamo, andiamo a visitare, non vedremo una pinacoteca, non vedremo esposizioni di quadri eccetera, ma vedremo soltanto il borgo come si è conservato. Bene, stacchiamo l'inquadratura qua, la riprendiamo più tardi. Benissimo ragazzi, procediamo in direzione Volpedo, siamo giunti a San Giuliano Vecchio, un paesino di passaggio, anche questo molto carino e molto vecchio, perché San Giuliano Vecchio, no scherzo, però diciamo così è un paesino che anche questo ha una storia, perché è un paesino di passaggio, non sto a raccontarvela, insomma. Procediamo dopo San Giuliano Vecchio, un altro borgo intermedio, e poi Tortona, e quindi colli tortonesi, vini buoni, buon cibo eccetera eccetera. Noi al momento, ecco qua, questa è l'entrata del paese, piccolissimo paese tutto qua praticamente. Questa è la piazza, sede dei carabinieri, le poste, fra qualche metro c'è il sacrato della chiesa, la chiesa, e il paese finisce tutto qua. Ridente paesino alle porte di Alessandria. Se c'è qualcuno che mi segue a San Giuliano Vecchio, mi raccomando, faccia qualche commento qua sotto, ci dice la sua e quanti abitanti sono. Commentate qua sotto ragazzi, commentate qua sotto. Proseguiamo, strada drittissima, perché diciamo che ci troviamo quasi e siamo in una piccola porzioncina della pianura padana, quindi è tutto piatto, non ci sono colline attorno, non ci sono montagne, e quando è così le strade sono praticamente drittissime, anche se il panorama, quando non c'è foschia, si vedono diciamo gli Appennini, si iniziano a vedere gli Appennini liguri, e dove si intersecheranno con diciamo le tre regioni che confina Piemonte. Eccole là, al momento non sono neanche bianche e innevate perché non ha ancora fatto, no, qualcosina c'è, poco non si vede dalla telecamera, però qualcosina in cima c'è, si raggiungono i 1100 metri là sopra. Va bene, stacco l'inquadratura, per voi qualche secondo, per noi qualche chilometro. Mi sono dimenticato. Ragazzi, siamo entrati in Tortona, siamo ancora fuori zona industriale, perché prima a Tortona diciamo si passa dalla zona industriale e poi si entra. Qui prima non c'era nulla, adesso sono tutti magazzini, è diventato, si è industrializzato. Va bene, non che prima non ci fossero, però ce n'erano molto meno. Ok, ci fermiamo un attimo a verificare una cosa a questo distributore e poi si riparte. Eccoci, sì, un altro biker. Ci avviciniamo sempre di più a Volpedo e con la nostra telecamera i vostri occhi vi faremo vedere questo piccolo borgo che ormai è stato rimodernato, e comunque ci rimane qualche residuo del vecchio, di com'era, e noi ci siamo passati tantissime volte, ormai lo conosciamo abbastanza bene, però non ci siamo mai addentrati nel paese vero e proprio, nel borgo vero e proprio, quindi anche noi, per noi è una scoperta, anche se vicino a casa, anche se a pochi chilometri da casa, perché diamo più importanza a magari
nella stagione diciamo più calda diamo più importanza a luoghi e a posti più in distanza. Quelli che sono vicino a casa li teniamo in considerazione per la stagione fredda, perché c'è meno possibilità di vederli, cioè c'è meno ore di luce, meno calore, di conseguenza l'uscita è più breve e si ha possibilità di vederli meglio. Ok, altro paesino di passaggio. Questo è un pochino più grosso, autovelox come sempre, ormai mi ero quasi disabituato. Paesini con diciamo dove gli anni 70 hanno fatto da padrone, perché si sono ampliati in questi anni e hanno fatto questi famosi condomini dove qui erano tutte casali, dove erano tutte vedete, ci sono ancora tra virgolette i rimasugli, no, di quello che erano le aziende agricole di una volta. Muro in pietra, portoni, cortile interno, il vialone che ti portava in piazza, all'osteria dove andavi a giocare a carte e a bere un bicchiere di vino. Questa è la piazza, bar come vi ho detto, eccetera, e qui praticamente di nuovo ancora diciamo così un residuo degli anni passati, con questi muri molto antichi, ingressi molto antichi. Qui gli autovelox fanno da padrone, quindi bisogna mantenere la velocità, anche se noioso, però ragazzi quello è. Oltre a questi dissuasori il paese è pieno di telecamere, ora col nuovo codice della strada bisogna stare molto attenti. Anzi, vi anticipo, vi spoilerò che ci sarà un video dedicato al nuovo codice della strada e nell'uso non per noi motociclisti ma per gli automobilisti, perché noi motociclisti siamo già abituati all'uso dell'interfono e del cellulare senza tenerlo in mano, perché il cellulare ce l'abbiamo qua, lo possiamo vedere, ci comunichiamo con l'interfono e quindi abbiamo l'attivazione vocale, ma gli automobilisti probabilmente non sono ancora a conoscenza. Chiuso il paese di Viguzzolo si procede verso Volpedo. Qui la velocità si può alzare fino a 70 all'ora, anche se non ci sono cartelli evidenti, però ormai è risaputo, noi abbiamo le strade tutte a 70 all'ora. Ragazzi, siamo giunti a destinazione. Allora, siamo un po' contro sole, si vede pochissimo. Beh, la scritta la vedete, ok? Procediamo nel borgo antico. Allora, tanto ci facciamo un giro e vediamo un pochino borgo antico. Ok ragazzi, parcheggiamo la moto in un posto più vicino possibile e ci facciamo 4 passi in questo borgo. Qui sicuramente è la parte diciamo più moderna anche se si vedono segni o comunque ricostruzioni. No, beh, ci addentriamo un pochino. Ho il sole in faccia e di conseguenza faccio fatica, però dai, ok, piazza parcheggio, benissimo, spazi riservati anche alla moto, guarda, perfetto. Ragazzi, imbocchiamo il borgo antico
e voilà, si presenta subito una chiesa bellissima. Giriamo. Andiamo di qua, tanto siamo anche noi, siamo alla scoperta, non si conosce questo borgo, quindi quel che rimane dell'antichità, del medioevo. Poi insomma molti edifici risalgono all'anno 1000, prima dell'anno 1000, qualche anno prima dell'anno 1000. Ah, che belle. I luoghi pelliziani. Adesso magari metto davanti, facciamo un po' di ombra. Questo è intitolato Il sole nascente. Il sole nascente. Beh, in effetti sì. L'effetto è questo, Allora, le mura in parte sono state smantellate e in parte sono state mantenute, quindi magari vediamole, quello che rimane. Io penso siano, a parte siano queste qua. Poi qui è bella questa scala che scende giù, però qui ci sono tutte le mura, non si capisce. Beh no, Graziella, andiamo fino in cima, andiamo a vedere che cosa c'è e poi eventualmente torniamo giù e visitiamo i particolari, perché c'è miseria. È bello fresco, sta bene. Non dico di essere a zero, ma avremo 1-2 gradi. Bello fresco. Ok, vedi qui casa e studio di Pelizza. Quindi qui probabilmente si va verso il museo di Pelizza. Giuseppe Pelizza, ragazzi, ve l'ho nominato prima. Giuseppe Pelizza è nato qua. Volpedo ha dato il Natale a questo artista. Vi faccio vedere alcune sue opere così, tanto per farvi capire che cos'è che dipingeva. Lui era un artista contadino, quindi dipingeva quello che secondo lui era quello che vedeva, non era un grande artista, non era un Michelangelo, però insomma quella che poteva vedere. Vabbè, una delle sue opere più famose. E poi andremo a visitare quella chiesettina là, sempre che sia aperta. Che secondo me, sempre che sia aperta. sì, penso di sì, perché ancora vedete ancora casali stile contadino. Meno male che li hanno mantenuti, meno male. Casa Natale Giuseppe Pelizza da Volpedo. Ah, ecco, casa Natale, ecco qua. È chiuso nelle festività di Natale e Capodanno. che fortuna. Ce la facciamo, Andiamo a vedere che cos'è. Sul fienile. Ah, ecco, lui descrive praticamente il fienile, è questo. Dentro il fienile si faceva questo. Quindi abbiamo perso Graziella da qualche parte, sta arrivando, eccola, si era persa. Come vi dicevo, ghiaccio. Vieni qui, c'è un po' di giassa. Vedete? Vieni. Qui siamo sotto zero. Porca. Non mi sbagliavo, è l'1 del pomeriggio, Comunque.
Ah, ecco qua. Anzi, sarà quasi meglio anche di andare anche a casa. Qui l'entrata, un'entrata, secondo primaria, secondaria, non so. Qui si scivola, qua si scivola. Non vorrei farlo ancora una volta. Quello che noi in piemontese diciamo uno sciatto in terra. Ok. Benissimo. È proprio rimasto... È rimasto tutto come... Guardate, un carretto. Bravissimo ormai vedere questi pezzi. Non è un Questo è un carretto. carretto, una... Di come si chiama? No, è... Ci trasportava la gente Sì, lì sopra. sì, sì, praticamente era un... Vedete qua, guardate. L'immagine è questa qua. Era un po' come... Un calessino. Calessino, sì. Una decapottabile di oggi. Benissimo. Ok. Te. Chiesettina, perché anche per noi ragazzi, come vi ho già ripetuto 1.000.000 di volte, è un po' un'incognita. Non l'abbiamo mai visitato questo paese. Quello che sentite non è il rintocco di Alle questo. 15 la aprono. Ah, ma è il rintocco di quel campanile che vedete là. Alle 15 la aprono. Che dice da ottobre ad aprile è aperta tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi, dalle 15 alle 17. Quindi è chiusa al momento. Adesso sì. Beh. Che belli che siamo oggi. Siamo bellissimi. Siamo bellissimi. Ok ragazzi, io mi devo abbassare un po' perché questa è Sì, piccolina. Allora, no, dall'alto così va dall'alto. bene, ok. Benissimo ragazzi, siamo giunti alla fine della visita di questo paese, non abbiamo approfondito perché per motivi di chiusure, festività eccetera non era possibile visitare comunque la casa e comunque anche la chiesetta. Benissimo, però niente, un giretto l'abbiamo fatto. Ma sì. Vi abbiamo fatto vedere il posto, la località. Abbiamo preso un po' d'aria fresca. Il posto, la località, abbiamo vista. Insomma, chi vuole venire a vedere questo posto è veramente particolare. È carino. Che devono fare i nostri amici per continuare a vederci? Iscriverti al canale. Iscrivici al canale. Ok, va benissimo. Iscrivetevi al canale. Sono talmente tanto fredda che faccio fatica a parlare. Fa freddo. Non so come faremo quest'estate sui grandi ghiacciai. Comunque va bene, dai, si vedrà. Non ci rimane che salutarvi, augurarvi di ritrovarvi nel prossimo video. Mi raccomando, per voi l'iscrizione non costa nulla, per noi è un'importanza estrema perché fa crescere il canale e la nostra visibilità, anche se siamo a volte un po' noiosi. Va bene, detto questo non ci rimane che salutarvi veramente, un ciao bye, Ciao, al prossimo alla video. prossima.